Cari amici, ben ritrovati. Oggi voglio raccontarvi una delle cose più assurde che mi sia mai successa in bici. Mi è successa l'altro ieri. Ero appena partito da casa mia, dopo circa 5-6 km, buco. Vi metto in sovraimpressione le immagini, così intanto che vi racconto potete rivivere quello che è successo. Ho bucato, quindi mi sono fermato, ho dovuto togliere la gomma, cambiare la camera d'aria e ho messo sulla camera d'aria che avevo di riserva, che però era bucata anche quella. Allora, era bucata per colpa mia, perché l'ultima volta, e anche questa è una cosa abbastanza assurda, allora io ho fatto praticamente tutto l'inverno sul rullo, quindi alla fine dell'estate dell'altro anno ho staccato la ruota posteriore, l'ho messa sul rullo e ho fatto mesi e mesi di allenamento sui rulli. Gli ultimi giorni di allenamento estivo, prima di mettere la bici sul rullo, io ho bucato per 6 allenamenti di seguito, cioè nel giro circa di 2 settimane, in 15-20 giorni, ho bucato 6 volte. Quindi potete capire anche voi che uno, per quanto possa essere ligio nella cura dei propri aggeggi ciclistici, non è che c'ha un'azienda di camere d'aria, per cui le avevo finite e quindi volente o nolente ho dovuto utilizzare, per portarmela dietro per sicurezza, una camera d'aria che avevo rattoppato, ed era appunto dalla toppa che la camera d'aria che ho sostituito, cioè quella di riserva, perdeva aria. Quindi mi sono ritrovato con il foro nella mia camera d'aria che avevo montata sulla bici. Ho montato sulla bici la seconda camera d'aria, che però era bucata nel frattempo, erano passati tanti mesi, io non mi sono più ricordato in questi mesi, no? Allora ho provato ad aggiustare con la toppa la prima camera d'aria, quella che mi si è bucata quel giorno, solo che non so, la toppa non ha tenuto, si è staccata e quindi sono rimasto a piedi. Ero a 5-6 km da casa mia, quindi non ero lontano, però insomma ero appena partito, mi seccava perdere l'allenamento. Dopo un po' che trafficavo, intanto che cercavo di aggiustare la gomma, si ferma un ciclista, mi chiede cos'è successo, io gli spiego che ho bucato, ho messo su la seconda camera d'aria, bucata anche quella. Allora lui tira fuori la sua camera d'aria di riserva e mi aiuta a montarla, addirittura mi aiuta anche a gonfiarla, perché è una pompa piccola che sto un'eternità a gonfiare la gomma. Lui ha tirato fuori le boccette, quelle di CO2, fa partire la prima per gonfiare la gomma, si sente tutto il ma la gomma non si gonfia, tira fuori la seconda boccetta e la gomma non si gonfia neanche con la seconda boccetta. Allora, siccome avevo la pompa dietro e lui aveva detto no, è il mio rubinetto per far uscire l'aria che è rotto, io ho detto va bene, non voglio farti perdere tempo, mi seccava, no? È una seccatura interrompere l'allenamento. La gonfio con calma con la pompa, tanto ormai la gomma era montata, era tutto a posto, mancava solo infilarci l'aria. Io comincio con la mia pompetta, io so che ci vuole un bel po' per gonfiarla, però sta ruota non si gonfiava mai. Gonfia, sono stato più di mezz'ora, il che ho detto non può essere che sia bucata anche sta ruota, sta camera d'aria qua. Insomma, ho tolto la camera d'aria dal cerchione ed era bucato. Lui mi aveva dato una gomma, una camera d'aria che aveva già bucato e che aveva rattoppato anche lui, e c'era un bel buco, se ho ancora la camera d'aria dopo vi metto l'immagine, e c'era un bel buco proprio sul rattoppo. E quindi io ho bucato, ho messo su la mia camera d'aria di riserva, che però era bucata, si ferma un ciclista, mi dà la sua camera d'aria, che è bucata anche quella. E quindi io, dopo più o meno un'ora e mezza che ero lì, mi sono rassegnato, mi sono tolto le scarpe, ho cominciato a tornare indietro a piedi, scalzo, per non rovinare le scarpe, le tacchette, e non avevo voglia, perché mi è già successo una volta, ci ho anche fatto un video, la prima volta che bucavo in bici da corsa, e sono tornato a casa a piedi, però mi ricordo il male che ho avuto ai piedi dopo. Tra l'altro quella volta era anche inverno, quindi era freddissimo. Adesso siamo a maggio, non è tanto freddo, però insomma una seccatura farmi quei 5-6 km per arrivare a casa. Se non che dopo un 300-400 metri che camminavo si ferma un altro ciclista, mi chiede cosa è successo, gli racconto e mi dà la sua camera d'aria. Avevo paura che fosse bucata anche questa, perché per quello che era successo, e fortunatamente questa camera d'aria non era bucata,
In 5 minuti ho aggiustato su tutto e sono tornato a casa pedalando, perché se devo farmi quei 5 km, che sono pochi, io faccio le mezze maratone, 5 km non sono niente, però scalzo era una seccatura. E insomma, questa era l'avventura un po' surreale che mi è capitata. E adesso io sono in giro, non ho avuto tempo di comprare la camera d'aria, perché venerdì, sabati, domeniche c'è stato il 1° maggio, tutto chiuso, e quindi adesso di riserva, nel caso bucassi, ho una camera d'aria che ho rattoppato l'altro giorno, sperando di averla rattoppata bene, perché non avevo più toppe, non avevo più niente, e quindi spero di tornare a casa. Adesso sono una ventina di chilometri da casa, per cui se buco sarebbe un problema, anche perché sono nella pista ciclabile e sono più o meno nel mezzo di una pista ciclabile e nessuno potrebbe venire in macchina fin qui a prendermi. E tra l'altro in questa pista ciclabile, su questi punti qua, mi è già capitato un paio di anni fa di bucare, vi metto la foto, e sono io fermo a bordo della strada che metto a posto la gomma. Bene amici, era solo per raccontarvi questa cosa. Fatemi sapere se è successo anche a voi qualcosa del genere, non tanto di bucare, ma se magari è capitato anche a voi di bucare 6 volte di seguito in 6 allenamenti consecutivi. Ho bucato per via della strada, perché fanno un po' schifo le strade da queste parti, e quindi buche, sassi. Una volta ho bucato perché sono finito sopra una serratura di un camion grande così, non sono riuscito a evitarla e quindi bucata la gomma. Vabbè, fatemi sapere nei commenti se è successo qualcosa anche a voi, qualcosa di assurdo, e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto in bici da Lucoral.